Ti senti stressato, magari anche quando non stai facendo nulla di così pesante. Non hai una scadenza immediata, non c'è qualcuno che ti sta pressando in quel momento. Eppure dentro senti tensione, come se qualcosa fosse sempre acceso. E allora dici, sono stressato. Ma cosa significa davvero essere stressati? Perché spesso usiamo questa parola per descrivere tutto, ma non ci fermiamo mai a capire cosa sta succedendo davvero dentro di noi. E se lo stress non fosse una cosa sola, se ti fermi ad osservare bene, ti accorgi che chiamiamo stress situazioni molto diverse tra loro. Quando hai troppe cose da fare, quando non sai cosa succederà, quando non capisci una persona, quando ti senti bloccato, quando non sai dove stai andando, eppure usiamo sempre la stessa parola. E qui c'è qualcosa di importante. Lo stress non è una cosa sola, è un segnale che qualcosa nel tuo sistema interno non è in equilibrio. Dal punto di vista del cervello, lo stress è una risposta di sopravvivenza. Quando il cervello percepisce una minaccia, avverte incertezza o perdita di controllo, si attiva una piccola struttura chiamata amigdala, che funziona come un sistema di allarme. E a quel punto il corpo rilascia cortisolo, preparandosi a reagire. È il nostro sistema naturale, quello che ci ha permesso di sopravvivere nel corso della nostra evoluzione. Il problema è che oggi questo sistema si attiva anche quando non c'è un pericolo reale. Una mail, un messaggio, un silenzio, un dubbio, un pensiero, e il corpo reagisce, come se ci fosse una minaccia vera. Quindi non è solo troppo da fare, è qualcosa di più sottile. Puoi essere seduto sul divano, senza fare nulla, e sentirti comunque in tensione. Oppure puoi avere una giornata piena, ma sentirti centrato. Allora la domanda diventa: da dove nasce davvero lo stress? Per capirlo, dobbiamo iniziare a vedere lo stress per quello che è davvero. Non una cosa sola, ma un insieme di stati diversi. E in questo video ti accompagno a riconoscere i diversi volti dello stress. Così puoi iniziare a capire cosa sta succedendo davvero dentro di te. Ora, fermati un attimo e mentre ascolti, prova a chiederti: quale tipo di stress riconosco di più nella mia vita? Abbiamo visto che lo stress non è una cosa sola, e forse qui c'è qualcosa di ancora più importante. Come scrive Jon Kabat-Zinn nel suo libro Full Catastrophe Living, non sono tanto gli eventi stressanti in sé, ma il modo in cui li vediamo e ci relazioniamo ad essi che determina quanto ne siamo influenzati. Non è solo quello che succede, è il modo in cui lo stiamo vivendo. Ma allora, cosa stiamo davvero vivendo quando diciamo sono stressato? Possiamo iniziare a vederlo in modo più chiaro se lo dividiamo in diversi stati. Il primo è quello più riconoscibile, lo stress da sovraccarico. Quando hai troppe cose da fare, quando tutto si accumula e senti che non hai abbastanza tempo, scadenze, impegni, richieste continue, e la mente non si ferma mai. Qui lo stress nasce da un eccesso, troppo da gestire, troppo da tenere insieme, e il corpo resta sempre attivo, come se non potesse mai spegnersi. Poi c'è uno stress più sottile, lo stress da incertezza, quello che nasce quando non sai cosa succederà. Quando aspetti una risposta, una chiamata, un messaggio, un esito, e resti sospeso. Non puoi agire, non puoi decidere, puoi solo aspettare, e quella attesa diventa tensione, perché la mente non riesce a prevedere. Un altro tipo di stress è quando senti di non avere controllo, quando le cose accadono,
ma non dipendono da te, non puoi cambiarle, non puoi influenzarle e ti senti in balia. Qui lo stress non nasce da quello che succede, ma dal fatto che non puoi farci nulla. E questo crea una tensione profonda. Poi c'è uno stress ancora più difficile da riconoscere, lo stress da mancanza di direzione, quello che nasce quando non sai dove stai andando. Non c'è qualcosa che non va fuori, ma dentro senti inquietudine. Non è fatica, è disorientamento, come se stessi andando avanti ma senza una direzione chiara. E la mente, quando non vede un dopo, entra in allerta e anche il riposo diventa inquieto. Poi c'è lo stress relazionale che nasce nelle relazioni. Quando senti che qualcosa non va, ma non viene detto, quando le parole non arrivano o arrivano nel modo sbagliato, quando non capisci cosa prova l'altro. Qui lo stress nasce dall'ambiguità, perché la mente cerca chiarezza, ma trova silenzio. E poi c'è quello più invisibile, quello che nasce dentro, lo stress mentale, pensieri continui, analisi, dubbi, autocritica, anche quando fuori è tutto fermo. Dentro non si spegne nulla. Qui lo stress non viene dal mondo, ma da come la mente lo interpreta. E spesso non è uno solo di questi, è la combinazione. Un po' di incertezza, un po' di sovraccarico, un po' di mancanza di direzione e la mente si satura. E allora diciamo, sono stressato, ma se iniziamo a distinguere qual è il tipo di stress che stiamo vivendo, iniziamo anche a vedere qualcosa di diverso, non un problema unico, ma un sistema che possiamo comprendere. Abbiamo visto i diversi volti dello stress, ma c'è un'altra domanda importante. Perché oggi lo sentiamo così tanto? Il nostro cervello non è cambiato così tanto negli ultimi migliaia di anni. È un sistema antico, progettato per sopravvivere a pericoli immediati, ma il mondo in cui viviamo oggi è completamente diverso. Non abbiamo più solo minacce fisiche, ma stimoli continui, informazioni costanti, richieste invisibili, e il cervello non fa molta differenza. Viviamo in un flusso continuo, notifiche, messaggi, email, contenuti, non c'è mai un vero stop e il sistema nervoso resta attivo, anche quando il corpo è fermo. Viviamo anche in un'epoca dove tutto cambia velocemente. Lavoro, relazioni, contesto sociale, e questo crea una condizione costante di incertezza. Non sappiamo mai davvero cosa succederà e la mente fatica a trovare stabilità. C'è poi un altro elemento più silenzioso ma molto potente: il confronto. Vediamo continuamente vite degli altri, risultati, immagini di perfezione, e senza accorgercene iniziamo a misurarci. E questo crea tensione, perché la mente entra in competizione anche quando non serve. Il cervello è sempre più attivo, più informazioni, più decisioni, più pensieri e meno spazi di silenzio. Ma è proprio nel silenzio che il sistema si regola. Senza pause, lo stress si accumula. E c'è un ultimo aspetto che spesso non consideriamo. Siamo sempre più nella mente e sempre meno nel corpo. Pensiamo, analizziamo, anticipiamo, ma non sentiamo. E quando perdiamo il contatto con il corpo, perdiamo anche il primo segnale di stress. E allora ce ne accorgiamo solo quando è già alto. Quindi non è solo una questione personale, è anche il mondo in cui viviamo, un mondo veloce, incerto, pieno di stimoli, che mantiene il nostro sistema costantemente attivo. Ma capire questo non serve a sentirsi sopraffatti, serve a fare qualcosa di diverso,
Perché se lo stress è un sistema, possiamo iniziare a regolarlo. Abbiamo visto che lo stress non è una cosa sola, è un sistema. E allora la domanda diventa: cosa possiamo fare davvero? Spesso cerchiamo soluzioni veloci, rilassati, stacca, o non pensarci, ma non funziona così. Perché non puoi spegnere lo stress senza capire cosa lo sta creando? Il primo passo è riconoscere che tipo di stress sto vivendo in questo momento. È sovraccarico? È incertezza? È mancanza di controllo? È mancanza di direzione? Dare un nome aiuta a cambiare tutto, perché la mente, quando vede chiaramente, si calma. Il secondo passo è creare spazio, non aggiungere altre cose, ma togliere. Meno stimoli, meno sovraccarico mentale, più pause reali. Anche pochi minuti fanno la differenza. Lo stress vive nel corpo, ma spesso restiamo nella mente. E allora il corpo resta attivato senza scaricare. Respirare lentamente, sentire il corpo, rallentare. Non è qualcosa di banale, è regolazione. C'è poi qualcosa di ancora più profondo. Dare una direzione, non alla vita intera, ma al momento presente. Cosa sto facendo adesso? Dove sto andando, anche solo oggi? La mente non ha bisogno di sapere tutto, ma ha bisogno di un orientamento. E quando lo trova, si rilassa. E forse il punto non è eliminare lo stress, ma imparare ad ascoltarlo. Perché lo stress non è sempre un nemico, a volte è un segnale che qualcosa ha bisogno di attenzione. Se inizi a fermarti, ad ascoltare, a distinguere, quello che senti cambia. Non diventa subito facile, ma diventa più chiaro. E quando qualcosa è chiaro, non fa più così paura. Lo stress non è solo qualcosa da combattere, è qualcosa da comprendere e forse anche da trasformare. Questo è The Mindful Lab, uno spazio dove mindfulness, neuroscienze, spiritualità ed esperienza umana si incontrano per comprendere davvero come funziona la mente. Se questo video ti ha aiutato, fermati un momento, scrivi nei commenti: mi fermo, ascolto, riconosco, perché dare un nome a ciò che senti è il primo passo per uscire dallo stress e tornare a vedere con più chiarezza. Poi lascia un like, condividi con chi senti possa trarne beneficio. Iscriviti al canale e attiva la campanellina degli aggiornamenti, così possiamo continuare insieme questa esplorazione della mente e passo dopo passo creare una calma più profonda in noi stessi, ispirando anche chi c'è accanto.